Se state cercando un binocolo capace di unire prestazioni astronomiche, osservazione naturalistica a ottiche a bassa dispersione e un prezzo ancora accessibile, questo potrebbe davvero sorprendervi. Buongiorno a tutti, io sono Pier Giovanni Salimbeni, tester e giornalista nel settore degli strumenti ottici dal 1997. Come sempre su binomania.it troverete la recensione completa e approfondita di questo strumento. Come molti tra voi avranno capito, oggi vi presenterò le prestazioni dell'Oberwerk Ultra 15x70 ED. Il top di gamma è tra i formati 15x70 proposti da Oberwerk. Nel catalogo troviamo anche l'Explorer e il Deluxe, ma questa versione ED con vetri FK61 e oculari con spianatore di campo rappresenta la soluzione più evoluta. In queste settimane l'ho testato in diversi ambiti: osservazione naturalistica, paesaggio a lunga distanza e ovviamente anche in astronomia. Quindi tra poco vi racconterò le mie impressioni reali maturate sul campo. Non sono riuscito a salire in cima alla montagna per motivi di caduta alberi a causa della neve, ma senz'altro vedrete che in questo video ci divertiremo, quindi sedetevi comodi, iscrivetevi al canale e ci vediamo tra pochissimo. Partiamo subito dalla costruzione, ragazzi. Si tratta di un classico binocolo con prismi di porro, con un design, come vedete, sobrio ma moderno, impreziosita da inserti arancioni laterali che migliorano anche la presa grazie alle zigrinature. Nel complesso trasmette una sensazione di robustezza molto elevata che è tipica poi degli strumenti di derivazione militare o nautica. Il peso comunque è importante, non è un prismi a tetto, siamo intorno a 2,4 kg, quindi non paragonabile a un 15x56 ad esempio Smith Passion. È chiaramente pensato per essere utilizzato su treppiede, anche se per brevi osservazioni si può utilizzare a mano libera. La struttura è molto solida sia nella zona dei prismi sia nei tubi ottici ed è presente la classica filettatura per il collegamento al treppiede, protetta da un tappo metallico. Il binocolo poi è impermeabilizzato e riempito in azoto, quindi adatto a un utilizzo outdoor intenso. Riguardo alla messa a fuoco non troviamo la classica manopola centrale. Questo modello infatti utilizza una messa a fuoco individuale sugli oculari, una scelta che è tipica degli strumenti pensati anche per l'utilizzo astronomico. La distanza minima che ho verificato è di circa 8 metri, quindi leggermente migliore rispetto ai 10 dichiarati dall'azienda. La regolazione avviene all'infinito con una rotazione di circa un giro e un quarto, quindi dai 8 metri un giro e un quarto per raggiungere l'infinito. Passiamo adesso alla parte ottica, che è quella che vi interesserà di più. Gli obiettivi utilizzano vetro FK61 e sul campo ho riscontrato un ottimo contenimento dell'aberrazione cromatica con immagini nitide e contrastate. L'immagine dei bianchi è leggermente calda. Gli obiettivi poi sono incassati nei tubi per circa 15 mm, questa è una soluzione utile per limitare la luce parassita. Gli oculari invece offrono un campo reale di 4,9 gradi, quindi quasi 74 gradi di campo apparente. Siamo di fronte a un binocolo che definisco tranquillamente grandangolare. La lente di campo degli oculari è ampia, circa 27 mm. L'estrazione pupillare dichiarata è di 20. Con la mia classica prova ho misurato circa 18 mm. Le conchiglie oculari sono svitabili, quindi è una soluzione utile sia che per chi porta gli occhiali sia per facilitare la pulizia. Sono morbide e confortevoli anche durante lunghe sessioni e la regolazione interpupillare ha un range piuttosto ampio, da 57 a 75 mm. Quindi nel complesso, già da questa prima analisi, come avrete capito, emerge chiaramente che si tratta di un binocolo molto ben costruito, con una parte ottica comunque curata e una costruzione meccanica progettata per resistere anche sotto una lieve pioggia. Passiamo adesso a descrivere i prismi e i trattamenti. Vi ho detto sin da subito prismi di porro con una pupilla di uscita circolare, non ho riscontrato problematiche evidenti di bagliori o altro al bordo e il diaframma, inquadrando all'infinito, è ben definito.
Per quanto riguarda invece i trattamenti antiriflesso, siamo di fronte a un multistrato completo su tutte le superfici ottiche. Si nota una classica colorazione verde rubino sugli oculari e una verde più intenso sugli obiettivi. Sul campo questo si traduce in un buon controllo della luce parassita e in immagini sempre abbastanza contrastate e trasparenti. Riguardo alle aberrazioni vi posso dire che al centro del campo il cromatismo è davvero molto ben corretto, infatti nella maggior parte delle situazioni è praticamente assente anche su soggetti difficili come rami in controluce, quindi il vetro FK61 in questo formato e lunghezza focale lavora bene. Spostandosi verso i bordi invece il cromatismo laterale inizia a comparire intorno al 20-30% dal centro del campo, ma soprattutto in condizioni di forte contrasto. Nel normale uso paesaggistico però rimane poco evidente. Per quanto riguarda la curvatura di campo, grazie agli oculari asferici di giorno viene stato fatto un buon lavoro perché l'immagine resta molto ben utilizzabile su tutto il campo con una sola lieve perdita di incisività ai bordi che dipende più che altro dal cromatismo laterale. C'è distorsione angolare, quindi è presente per evitare in parte l'effetto palla rotolante e diventa percepibile a circa il 70% dal centro del campo o con una distorsione a cuscinetto. Del panning io non faccio molta specie perché non sono sensibile all'effetto palla rotolante, comunque l'ho trovato comodo. Nell'uso astronomico invece si nota un po' di coma e stigmatismo verso l'85% dal centro del campo, un fenomeno che è meno visibile con stelle meno luminose. Riguardo invece il classico test con il faretto LED, vi devo dire che grazie ai prismi di Porro non si vedono gli spike e anche nell'utilizzo diurno in controluce come oggi direi che è un binocolo ben controllato. Nel complesso quindi sotto questo aspetto le prestazioni mi sono parse assolutamente soddisfacenti, soprattutto per la fascia di prezzo e per il suo formato, quindi questo risultato secondo me va a confermare chiaramente il salto qualitativo della versione ED, soprattutto per quanto riguarda microcontrasto e pulizia delle immagini. Vediamo però adesso le mie impressioni pratiche sul campo. Nel birdwatching ho utilizzato questo 15x70 come state vedendo principalmente a medio-lunga distanza, sia dal mio giardino, sul Monte Sette Termini andando a piedi, sia presso l'hotspot di Germignaga. In questo contesto la messa a fuoco individuale non rappresenta un limite reale, anche perché la distanza minima comunque è intorno agli 8 metri. È uno strumento che si presta molto bene all'osservazione dei rapaci. Ho apprezzato infatti in particolare il contenimento del cromatismo residuo, con sagome comunque di poiane e altri rapaci sempre molto pulite anche in controluce. Anche su soggetti critici come ad esempio uno smergo, le prestazioni sono risultate convincenti perché è a livello di binocoli decisamente più costosi. Passando all'osservazione paesaggistica direi che è uno degli ambiti dove questo binocolo dà il meglio di sé, perché i 15 ingrandimenti permettono di cogliere una quantità di dettagli molto elevata, avvicinandosi secondo me per certi versi a un classico monocolo, quindi spotting scope da 20x, ma con un campo più ampio e una visione decisamente più rilassata. Durante le osservazioni ho poi percepito molti dettagli che normalmente osservo con uno spotting scope, ma con il vantaggio della visione binoculare che affatica meno e migliora la percezione visiva. Ovviamente è necessario un buon treppiede, ma comunque il formato resta compatto e gestibile rispetto a un 70 angolato e la Uni 19C della Berlebach è fin troppo. Al crepuscolo si comporta meglio di quanto mi potessi aspettare. Rispetto a un 8x56, il maggiore ingrandimento e il diametro mi hanno permesso di percepire più dettagli ad esempio su caprioli nelle ultime fasi della giornata a lunga distanza. Non è uno strumento specifico per il crepuscolo, ma resta comunque sfruttabile con soddisfazione. Passiamo adesso alle osservazioni astronomiche. Ho avuto modo di testarlo infatti sotto cieli limpidi dopo una bella nevicata e le prestazioni sono state molto interessanti. Ad esempio la nebulosa M42 in Orione è ben staccata dal fondo cielo e anche M78 era visibile come una piccola nuvoletta compatta. Al centro poi le stelle sono molto puntiformi, direi quasi capocchiette di spillo, mentre oggetti come M81, M82 e la galassia di Andromeda sono facilmente osservabili anche dal giardino di casa.
Bellissimi poi gli ammassi aperti come le Pleiadi, le Iadi e tutta la zona sotto Sirio, ricca di oggetti da M41 ad altri. Per quanto riguarda ovviamente Giove si parla di un 15x, quindi vedrete un piccolo dischetto con una lievissima aberrazione cromatica di contorno ai satelliti galileiani. Comunque l'immagine che restituisce è luminosa e contrastata. Lo stesso dicasi sulla Luna, quindi maggior parte dei crateri visibili e mari ben contrastati. Da un punto di vista ergonomico poi ho apprezzato la lente di campo ampia, perché in astronomia di sera si appanna raramente e le conchiglie comunque oculari sono molto comode anche durante sessioni prolungate. Buono l'adattatore per treppiede che non fa flettere molto, non fa vibrare tanto, magari vibra un pochino nel digiscopi, ma in quel caso è meglio utilizzare un supporto differente. Arrivati a questo punto, ragazzi, direi di vedere rapidamente i pro e i contro. Tre pregi spiccano sicuramente la qualità costruttiva e la sensazione di robustezza tipica di binocoli a prismi di porro, quindi impostazione professionale militare nautica, l'impermeabilizzazione e il riempimento in azoto lo rendono adatto anche a un utilizzo outdoor impegnativo. Dal punto di vista ottico abbiamo vetri ED FK61 che fanno una bella differenza rispetto ai binocoli acromatici, quindi abbiamo un contenimento dell'aberrazione cromatica nettamente superiore rispetto ai binocoli più economici e questo si traduce sul campo in immagini pulite e contrastate. Molto bello anche il campo apparente, ampio e immersivo con una buona planarità soprattutto nell'uso diurno. Nel complesso quindi nitidezza, contrasto e resa generale sono decisamente elevati in rapporto al prezzo. Riguardo ai difetti, il principale limite è legato alla sua tipologia purista, nel senso che ha una messa a fuoco individuale, quindi lo rende meno versatile nel birdwatching rispetto a un classico 15x56 con fuoco centrale, soprattutto alle brevi distanze. Non è inoltre possibile sostituire gli oculari come nei modelli angolati. Dal punto di vista ergonomico, chi ha una distanza interpupillare un po' ridotta o un naso pronunciato potrebbe forse adattare un po' la posizione, magari abbassando le conchiglie oculari. Detto questo, comunque si tratta più che altro di caratteristiche intrinseche al progetto più che di veri difetti. In sintesi, secondo me, Oberwerk con questa serie Ultra ED è riuscita a proporre un binocolo che per costruzione e resa ottica si avvicina moltissimo a prodotti di fascia superiore, mantenendo però un prezzo molto accessibile. Sul campo le prestazioni sono davvero convincenti, immagini luminose, ottimo contrasto, stelle ben corrette su gran parte del campo e un contenimento del cromatismo che rappresenta uno dei suoi punti di forza. Quindi è un binocolo che non vuole sostituire soluzioni più specialistiche e angolate, ma che riesce a offrire prestazioni molto elevate in diversi ambiti, soprattutto se utilizzate sul treppiede, a mano libera per breve tempo con appoggi naturali. Il prezzo attuale è di circa 699 euro tramite ArtSky, che ringrazio per aver fornito l'esemplare in prova, insieme ovviamente a Kevin Busarov e David Busarov di Oberwerk per le informazioni fornite. Io vi ricordo che sul sito di ArtSky è disponibile l'acquisto immediato anche con pagamento a rate tramite ScalaPay. Se vi è piaciuto questo video, ragazzi, lasciatemi un bel like, inoltre se volete iscrivetevi al canale che è gratuito. Venite a trovarmi sul gruppo Facebook Tutto ma proprio tutto su binocoli, su binomania.it e sul forum di Binomania. Inoltre, se volete, potete aiutarmi anche abbonandovi per una modica cifra mensile a Binomania Inside per conoscere anteprime dietro le quinte, indiscrezioni, comparative e altro ancora. Insomma, trovate tutto qui sotto nel link. Ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ragazzi e buone osservazioni!